I più pessimisti siamo noi italiani di Dronezzine.it, in particolar modo, che in base ai documenti che hanno trovato online dicono sarà venduto a partire da gennaio 23, mentre Tom's Guide dice agosto, così tale le video a cui partono tutte le news su questi droni 2 giorni fa, ha detto fra pochi giorni, e Notebook Check ha dato una data, il 23 agosto, quindi veramente siamo vicinissimi. Tecnologia ADS-B in, non out, vuol dire che questo drone riceve le informazioni da aeromobili, trasporto merci e persone che sono in zona ma non trasmette. Però anche solo ricevendo con DJI AirSense probabilmente c'è da aspettarsi che ci inibiranno l'uso mentre c'è un aeromobile vicino, ma ci sta. Invece è mostruosa la velocità, perché 8, 14, 27 metri al secondo sono 97,2 km all'ora, DJI FPV, quello grosso, faceva 140 km all'ora, però 100 km all'ora su un drone grosso così, insomma, interessanti, soprattutto FPV interni, ma. E sarebbe bello che avessi i sensori davanti, dietro, sopra, sotto, ma ne parliamo dopo. La batteria di cui è equipaggiata è una 4S, quindi 14,8 volt, 2420 mAh, che non è male, la 4S a 2420 mAh, tanta roba. Infatti loro indicano 18 minuti di volo in overing, facciamo che sia sempre a manetta, 9 minuti di fa, quindi questa cosa è buona. Meno buona è il fatto che dicevo prima, dei sensori ci sono solo per sotto, sia di visione sia TOF, che vuol dire tecnologia infrarossi, calcola il tempo che ci mette un segnale infrarossi andare e tornare. Di avessi avuti tutti i sensori di anticollisione tutti intorno, li avrei preso di sicuro. Altra cosa che non mi fa impazzire, il sensore video di immagine è un po' scarsino, un po' piccolo, 1 a 1.7 è davvero piccolo, l'apertura è buona, 2.8, ho paura per le immagini notturne, stabilizzazione praticamente solo elettronica, la gimbal c'è per l'angolo di tilt soltanto, e per il resto abbiamo Rocksteady, tecnologia di DJI, e Horizon Steady, quindi anche quando facciamo questo movimento l'orizzonte è orizzontale. Però l'angolo di visualizzazione è 155, tenete conto che la GoPro in Super View è 170, adesso è a 130, quindi più di questo angolo, 155, un po' tanto, però in interni FPV forse ci sta, vediamo quando esce. 1168, 1388, $220 di differenza, non giustificati dal prezzo che hanno i due goggles. 1 e 2 dovrebbero avere, secondo alcune fonti, una differenza di prezzo di $131. Allora perché la combo è $220 di differenza? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Spero di avervi divertiti e intrattenuti. Ho fatto un po' di fretta perché fa un caldo pazzesco, mi sto sciogliendo. Se vi piace questo video lasciatemi un like, e guardate, perché lo faccio è per risparmiare comprando questi oggetti qua. Iscrivetevi, chiedete ai vostri amici di iscrivervi. Tutti gli iscritti a questa community poi potranno avere gli sconti su questi oggetti. Guardate il video in cui spiego perché lo fa.